la purezza della cera che esce. Ciao a tutti, volevo cominciare a costruire una sceratrice ma a vapore e utilizzerò questo boiler usato. Allora, abbiamo tolto tutti i pezzi e riutilizzati alcuni e ne utilizzeremo altri. L'idea è quella di inserire l'acqua da lì e di far uscire la cera da quest'altro lato con un rubinetto. Adesso ovviamente dovremmo tagliare tutta la parte superiore per creare la camera apribile e poi dovremo creare gli appoggi per i vari filtri. Allora, per fare il segno per il taglio con il frullino ho fatto una specie di truschino, diciamo una cosa molto rudimentale, nient'altro che un buco dove inserirò il pennarello indelebile e seguendo la saldatura mediana del boiler farò più o meno un segno preciso per il taglio. Qui si va ad incastrare, mi appoggerò qui e segnerò, vediamo un attimo come viene. Abbastanza preciso. Adesso andiamo a tagliare con il frullino. Abbiamo tagliato, devo dire che è venuto abbastanza bene. Adesso andiamo a studiare un po' la situazione. Ecco fatto, ho riciclato una lamiera da 2,5 che avevo perché non riesco a trovare delle pentole abbastanza grandi a prezzi economici, sono troppo costose, quindi cercherò di farla con materiali di riciclo come tutto il resto. Ecco qui, per fare il bordo della pentola ho pensato di riciclare una ruota della molazza che non uso più. Ha una bella lamiera spessa da 3 e la possiamo saldare con il resto. Ecco fatto, è stata veramente faticosa e se vi dovesse capitare di avere questa splendida idea di riciclare questa lamiera che comunque è pesantissima e potrebbe durare 100 anni, sappiate che ci sono 4 grappe per lato, quindi prima di rompere tutto, se riuscite a trovare le grappe, le tagliate, si toglie subito. Adesso non rimane che saldare in questa maniera le due parti, avremo un bel raccoglitore e poi faremo il foro per lo scolo e tutto il resto. Adesso mi sto aiutando con i 2 morsetti per saldare il cerchio alla lamiera, quindi stringendo farò aderire al bordo. Ci siamo quasi, stiamo facendo i punti e stiamo stringendo per arrivare alla fine e poi taglieremo l'avanzo. Ovviamente se comprate la lamiera e non la riciclate da una molazza, tutto questo è inutile farlo vedere, oppure se trovate una pentola delle dimensioni giuste. Certo, questa è una cosa che non morirà mai, ovviamente. Continuiamo la saldatura. Ci siamo, la pentolaccia è finita, devo ammettere non senza difficoltà, perché giustamente per renderla proprio stagna non è facilissimo, soprattutto perché la lamiera, quella più in basso, è molto più fina, quindi ho avuto un po' di problemi. Comunque questo è il risultato. Qui ho applicato un manicotto in modo che poi, una volta inserito dentro alla sceratrice, dall'esterno avviterò il rubinetto di uscita della cera. Questo è un escamotage. Ho preso un setaccio da muratore che adesso salderò delle barre ai lati e costruirò il cesto per la cera. Ecco, adesso andiamo a fare l'anello superiore. Basta una semplice morsa con un po' di pazienza, si crea la curva che ci serve. Come vedete non è niente di particolarmente difficile. Ecco, non vi annoio oltre. A questo punto abbiamo fatto la struttura.
come vedete col ferro da cantiere, diciamo. Allora, ho modificato il setaccio perché era bombato, occupava troppo spazio, quindi ho tagliato i ferri, adesso li risalderò dritti, ho piegato un po' la rete, quindi l'ho reso, diciamo, piatto. Qui ho preparato una specie di appoggio per la pentola, perché lo voglio fare mobile in maniera che potrò usare anche altri tipi di vassoi con differenti misure, mettendoli direttamente a bagno nell'acqua che si troverà proprio in questo punto. Così facendo potrei usare la cera nello stampo stesso, facendola raffreddare lentamente, che viene molto più compatta. Sto mettendo la rete al cestino che fisserò con del fil di ferro zincato, che penso sia migliore. E dovrò mettere una toppa io, purtroppo, perché avevo questo pezzo di rete qui, non mi ci arriva per poco, però un altro pezzettino e aggiungerò. Voi ovviamente fatelo intero che fate prima. Ok? Qui abbiamo preparato l'appoggio, andiamo avanti. Ci siamo, il cesto è finito. Bella soddisfazione, carino e capiente. Allora, siamo nella fase di definizione del coperchio e io avevo pensato di aggiungere una fascia tutto intorno per fare da invito al coperchio sulla, diciamo, struttura. Però visto che ho la possibilità di alzarlo un po', utilizzerò questa fascia invece di una fascia bassa, la utilizzerò anche come prolunga, in modo da coprire il cesto e poterlo fare più alto. Allora, praticamente il trucco è costruirla, adesso con la mano non riesco bene, ecco, costruirla direttamente intorno al cassone con i ribattini. Ovviamente i ribattini dovranno andare alla parte fine e alla parte interna, se no daranno fastidio. Adesso, dopo aver preso praticamente la misura, poi rinforzeremo con altri ribattini. Adesso dobbiamo collegare il coperchio. Come facciamo? Una cosa per facilitare la situazione è girarlo al contrario, mandare dentro il coperchio, ecco qua, essendo fatto a imbuto per essere largo sotto e stretto sopra per invitare il coperchio, tirando su, non so se si vede, ecco, andrà a posizionarsi praticamente da solo. Adesso non ci resterà che incastrarlo, fare i buchi e fissarlo con i ribattini. È finito, diciamo, la prolunga del coperchio. Certo, esteticamente, vabbè, adesso è solo rivettata, però si può migliorare, insomma, ma non è questo l'importante è avere la misura giusta. Allora, l'ultimo componente da mostrarvi è questo cerchio che ho creato con lo stesso sistema dell'altro, cioè costruendolo attorno, che servirà per fissare l'aiuta, che farà praticamente da filtraggio. Questo è un doppio strato, quindi la cera dovrebbe uscire praticamente pulita. Adesso vi faccio vedere come ho pensato di metterlo. Mettiamo l'aiuta stesa, poi poggerò l'anello e adesso, essendo un doppio strato, è un po' più difficile. Ecco fatto. Vedete? La terrà bella tirata. Siamo pronti. Queste sono le parti che compongono la sceratrice e le cose che più o meno possono servire. Allora, questo è il coperchio che abbiamo modificato. Questo è il cestino, questa è la pentola che di fatto raccoglierà la cera con il rubinetto. Questo faceva parte del boiler, l'abbiamo utilizzato, ma voi potete farne uno apposito come volete voi. Questa è la griglia
per tenere il pentolone, anche questa potete farla come volete, non è un problema. Ovviamente la sezione del boiler che abbiamo pulito e abbiamo fatto gli appoggi per la grata con la chiamata. Mi raccomando, per quanto possibile, fare sempre le chiamate per le cose che possono avere la direzione variabile. Poi c'è praticamente il foro di entrata per avvitare il tubo, il rubinetto alla pentola una volta posizionata. E che altro? Qui ho lasciato questa curva a gomito da dove inseriremo l'acqua quando magari se dovesse servire che si asciuga. La potremo inserire senza aprire tutto quanto. Per il resto abbiamo, se non dovessimo voler costruire la pentola, che comunque è una cosa abbastanza difficoltosa, in alternativa, se trovate tipo questa o una pentola in acciaio che già avete, mi raccomando acciaio non alluminio perché per la cera non va bene, e con un piccolo treppiedi o autocostruito, quelli che già vendono, potete, senza fare tutto questo lavoro, utilizzare in questo modo. Ovviamente dovrete prevedere che il cestino sia della dimensione giusta. Vedete, diventa un po' meno fissa la questione, però ecco, va bene anche per questo. Ok, adesso andiamo a posizionare e montiamo tutto. Ho già inserito 12 litri d'acqua, che quindi penso basteranno, soprattutto adesso che la cera non è molta, ma in futuro quando la cera sarà di più, finita, se dovessero finire i 12 litri o comunque abbassarsi troppo il livello, possiamo rabboccare dalla curva che abbiamo dall'altro lato. Adesso andiamo a mettere la pentola. Ecco qui. La posizioniamo in direzione del foro che abbiamo preparato. Ok. Abbiamo il cesto che ho bordato per farlo arrivare all'altezza giusta. Il coperchio, ovviamente, essendo fatto con la lamiera e non avendo la saldatrice a filo, ho ovviato a un po' di perdite con lo scotch in alluminio. Questa è la sceratrice a vapore montata. Vi faccio vedere la semplicità. Ecco qui. Ok, abbiamo appena collegato la pentola al tubo di uscita. Ecco fatto. Ok, ecco, da qui vi faccio vedere il bruciatore che ho comprato, o fornello come potete chiamarlo, che a cui non ho montato i piedi, e col buco centrale mi va perfettamente a non infastidire praticamente la parte dove c'è il tappo. Poi ho preso questo regolatore ad alta pressione in modo che aumenti le capacità del bruciatore. Ecco, abbiamo acceso, e anche con il rubinetto, quello ad alta pressione, devo dire che la differenza si nota. Adesso andiamo a mettere la cera. La cera l'abbiamo messa, adesso copriamo, andiamo e vediamo come va. Sono passati 10 minuti, quindi all'incirca il tempo per far cuocere, per far bollire la pentola a casa per la pasta. Certo, il gas utilizzato è molto di più, però 12 litri, 10 minuti per bollire, devo dire che è ottimo. E si capisce perché, come vedete, goccia l'acqua. Diciamo che se utilizzate il boiler, la cosa positiva è che avete anche il tappo superiore per verificare
se bolle bene o troppo poco. Ma voi potete ovviamente utilizzare anche una bombola di grandi dimensioni, insomma quello che avete. Diciamo che questa costruzione è una linea guida. Ho messo dei pannelli perché c'è un po' di vento e adesso aprirò perché per regolarmi con i tempi quanto ci vuole per squagliare la cera, darò un'occhiata. Allora, ho aperto, sono passati 12 minuti e praticamente la cera è già quasi tutta sciolta. Quindi ovviamente anche il calore prima della bollitura già comincia a squagliarla, quindi direi che funziona alla grande. Aspetterò un altro po', poi proveremo ad aprire, vedremo un po' come va. Proveremo ad aprire il rubinetto. Voglio fare una prova di rabocco dell'acqua per vedere se funziona. Ovviamente usate sempre resine o delle pinze. Io ho usato l'aiuto e devo dire che è ottimo per aprire senza problemi. Metterò solo un goccino perché non voglio far abbassare troppo l'evaporazione. Vedete? È ottimo. Per controllare se l'acqua è troppa non c'è problema perché c'è il buco, quello del tubo, quindi una volta arrivato al livello uscirà da là. Questo ci darà la certezza che non stiamo superando il livello. Questo è giusto per non far uscire il calore. Sono passati più o meno 15 minuti, voglio provare a dare un'occhiata insieme a voi, vediamo un attimino com'è la situazione, facendo attenzione. Ah, vedete? Certo, questo sarebbe il caso di non farlo per non disperdere tutto il vapore, però volevo farvelo vedere. Devo dire che è ottimo. Devo dire che è ottimo. Guardate qua. Ottimo. Non vedo sotto per capire se la cera sta scendendo. Sì. Sento il bollore. Adesso richiudo altrimenti. Vedete il vapore come sale su bene? Nonostante è tutto aperto. Un po' qui come va. Ottimo. Ok. Ecco qui ragazzi, volevo farvi vedere la purezza della cera che esce. Spettacolo. E soprattutto adesso si solidificherà tutta insieme e quindi avremo una cera bella compatta. Per adesso è tutto. Ciao da Leonardo Top Bar, iscrivetevi e mettete mi piace. Se avete domande non esitate. Ciao.